Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi sono troppo felice perché finalmente è arrivato il volantino pieno di utensili della Parkside. E questo è il volantino con le uscite comprese fra il 6 marzo e il 12 marzo 2023. E appunto il 6 marzo ci saranno una marea di articoli Parkside Performance. Ricorderete che uno degli ultimi volantini, o meglio degli ultimi video dei volantini, vi ho invitato a scrivere, a commentare qua giù per stimolare la Lidl, insomma chiedergli di inviare anche da noi questi prodotti, e finalmente sono arrivati. Che sia stato per merito del video? Io ipotizzo di sì, perché comunque la Lidl guarda anche questi video di noi che recensiamo, quindi gli sarà arrivato il messaggio, avranno visto l'interesse nostro, degli acquirenti, e ci hanno dato questi articoli che abbiamo chiesto a gran voce, quindi iscrivetevi e commentate. Poi oltre a questi, giorno 6, ci saranno anche degli articoli per il giardinaggio previsti per giorno 9 e anche in questo caso ci saranno tantissimi prodotti, quindi mettiamo il volantino sul bancone, diamo un'occhiata a quello che ci propongono e commentiamolo assieme. Iniziamo. Andiamo quindi a pagina 20 del volantino, troviamo le uscite di lunedì 6 marzo e ragazzi, essendo in totale tra accessori e utensili, anche quelli del giardinaggio, circa 40 articoli, ovviamente andrò un pochettino più velocemente, salterò le caratteristiche meno importanti e di prodotti che ho già recensito vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione. Quindi iniziamo dal primo articolo, è una smerigliatrice angolare ricaricabile della linea Performance, quindi hanno un motore brushless senza spazzole che a differenza di quelli verdi che hanno le spazzole non richiedono manutenzione perché le stesse spazzole, quindi i carboncini, non si usurano. Ma prima di iniziare, piccola interruzione, ci tengo a specificare che questi utensili verranno venduti tutti senza batterie e senza caricabatterie, che ha un senso perché lo stesso giorno verranno vendute singolarmente le batterie di caricabatterie con diverse opzioni. Questo ci dà la possibilità innanzitutto di risparmiare sull'acquisto perché compreremo solo l'utensile senza pagare anche la batteria, quindi se ne abbiamo già altre, come nel mio caso che ho più di 20 batterie tra quelle che ho sull'espositore, quelle che ho sotto carica, quelle che ho già sugli utensili e qualcuna che ho nelle valigette, ho praticamente il mio piccolo laboratorio pieno di batterie. Se fossero venduti con batteria possibilmente non li acquisterei perché ho la possibilità di risparmiare la cifra della batteria del caricabatteria e mi limito a comprare solo l'attrezzo che mi serve. Inoltre, dato che possono funzionare sia con batterie da 2, con batteria da 4 ampere, con la batteria standard oppure con la batteria smart, in questo caso abbiamo la possibilità di scegliere pure quale batteria vogliamo. Se vendessero ad esempio questa smerigliatrice con la batteria smart, ma io preferisco la batteria normale, sarei obbligato ad avere la batteria smart che costa anche di più, della quale non saprei che farmene, anche se in questo caso specifico c'è una funzione particolare che funziona solo con la batteria smart, ma adesso lo vedremo. Quindi come scelta, come stanno facendo anche tanti altri brand, gli utensili vengono venduti privi di batteria e di caricabatteria, dando la possibilità a chi non li possiede di acquistarli separatamente spendendo la stessa cifra di quanto costavano venduti assieme, oppure di acquistare solo l'utensile perché la batteria già si possiede. Ora dedichiamoci alla lettura del volantino con la descrizione degli utensili e comunque non so descriverveli tutti perché molti sono una novità. Allora, smerigliatrice angolare ricaricabile, alloggiamento gommato con frontalino in alluminio e maniglia frontale in 3 posizioni, adatta per tutti i dischi da 125 mm, numero di giri nominali da 3000 a 10.000 al minuto. Alloggiamento standard M14. Cosa significa questa specifica? Quindi numero di giri nominali da 3.000 a 10.000, che si può regolare in base alle nostre esigenze grazie anche all'applicazione. Scaricando l'applicazione sul nostro smartphone possiamo connetterla al nostro telefonino e quindi gestire diversi parametri tra cui soft start, il numero di giri eccetera eccetera. Come vi dicevo, da questa parte ci sono le percentuali di durata in più rispetto ad un utensile che invece abbia un motore standard, quindi con le spazzole. L'impugnatura è regolabile su 3 posizioni, quindi come la vediamo in foto, sulla parte superiore oppure sulla parte opposta. E qua vicino al tastino, come vedete, abbiamo questo pannellino con un simbolo a forma di catena che sta ad indicare il collegamento con il nostro smartphone e poi dei numeretti che stanno ad indicare il tipo di impostazione che abbiamo dato. Però questo utensile non lo conosco perché è la prima volta che esce in Italia, quindi non so parlarvi in modo approfondito di queste funzioni.
Posso dirvi però che possedendo già il modello precedente mi trovo molto bene, inoltre anche il quick stop che blocca il disco quando sta ruotando, quindi evita che l'inerzia lo faccia girare a lungo e permette anche una lavorazione più sicura, ma lo vedremo poi eventualmente nella recensione. Questa è sempre una smerigliatrice angolare, però è da 230 mm anziché 125, quindi una velocità anche più bassa, e avrà due batterie, quindi 40 volt anziché 20 volt, e si possono avere anche uno spunto in più. Però di queste io non so se avranno pure questa funzione che si chiama Ready to Connect, perché non è specificato nel volantino, ma in realtà non è specificato neanche su questa. Lo capisco dal pannellino con questo simbolo della connessione. Per il resto sugli altri utensili non l'ho vista, quindi non so parlarmene. La prima costerà 69 euro, questa invece costerà il doppio, 129 euro, poco meno del doppio. Anche questa avrà un'impugnatura regolabile su 3 posizioni e il numero di giri rispetto a questa che arriva al massimo a 10.000 sarà di 6.000. Perché avendo il disco più grande il numero di giri è più limitato. E a proposito di dischi, più in basso troviamo questi che sono da 230 mm, anche se non è specificato nel volantino, ma è riportato stampigliato sulla figura del disco. E questi invece sono i dischi da 125 mm più un accessorio con delle setole metalliche che possono servire a diversi scopi, per tagliare la pietra, come disco abrasivo, eccetera. Poi nelle varie confezioni troverete tutte le descrizioni. Costeranno 4,99 € i set da 225 mm e 5,99 € invece il set da 230 mm. Qua in alto invece sulla destra troviamo il trapano avvitatore ricaricabile, sempre 20 volt, ma in questo caso da 60 Nm. E qua in basso ne abbiamo un altro. Sono due trapani apparentemente simili, però questo è il classico avvitatore di dimensioni medio-piccole, praticamente questo che già vi ho fatto conoscere, vi ho recensito, ha pure tanti segni di maltrattamento perché lo utilizzo tantissimo. E questa è la batteria smart che si può collegare tramite Bluetooth, e in ambito hobbistico lo vedo molto indicato. Il prezzo è conveniente perché 49 euro per un avvitatore da 60 Nm che funziona bene con un buon mandrino, e mi raccomando, quando guardate il mandrino per vedere se è dritto o meno, innanzitutto assicuratevi di notare il difetto, perché se non lo notate, quindi vi trovate bene, è inutile andare a cercare il pelo nell'uovo. Ma comunque sia, se volete verificare che il mandrino sia perfettamente dritto, non osservate la parte nera perché non è perfettamente coassiale e allineata al mandrino, potrebbe essere un pochettino decentrata. Utilizzate una punta che sia perfettamente dritta oppure un tondino che sia rettificato al tornio, in modo da avere la certezza che sia perfettamente dritto, e una volta inserito sul mandrino potete avviare la rotazione per vedere se gira bene. Ma se fosse un tornio potrei capire la pretesa della massima precisione. Sui trapani e sugli avvitatori, anche quelli molto costosi, capita di avere il mandrino leggermente decentrato e non accade nulla se è leggermente. Se è molto decentrato, allora in quel caso può essere un problema. Comunque avremo 21 livelli di coppia più 2 velocità che ci permettono di avvitare oppure di forare. Vi ricordo che quando utilizzate la prima velocità avrete più coppia meno velocità, quando utilizzate la seconda velocità avrete meno coppia in una velocità maggiore. Quindi raggiungeremo 500 giri al minuto alla velocità 1 e 2000 giri al minuto alla velocità numero 2. Per vedere la recensione di questo avvitatore vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione. Questo invece è il papà dell'avvitatore che vi ho fatto vedere ed è l'avvitatore Parkside più potente che abbiano creato. Costerà 119 euro e può raggiungere al massimo 150 Nm di coppia. Ragazzi, 150 Nm di coppia sono pazzeschi, tant'è che come vedete c'è un'impugnatura supplementare che si può ruotare a 360 gradi. Il mandrino, come nel modello del più piccolo, può serrare punte con un diametro massimo di 13 mm, ma avrà una coppia del 233% in più rispetto ai classici avvitatori, quindi una potenza davvero esagerata. Diciamo che in ambito hobbistico un avvitatore di questo tipo, che ha anche delle dimensioni abbondanti e pesanti, non è proprio indicato. Lo vedo più indicato per chi fa dei lavori soprattutto sul legno, oppure per chi deve forare dei materiali che non siano molto duri, per esempio calcestruzzo si potrebbe forare, ma questo è privo di percussione. Ed è una piccola pecca, perché un avvitatore di questo tipo con la percussione sarebbe stato completo, ma il prezzo sarebbe stato molto più alto. Ovviamente chi si occupa della sezione marketing della Parkside avrà fatto i suoi calcoli, avrà detto: se noi proponiamo un avvitatore che costa più di 200 euro, anche se ha la percussione, chi deve comprarlo? E quindi, essendo destinato agli hobbisti, meglio avere un avvitatore senza percussione con una buona coppia che può lavorare senza problemi, anziché un avvitatore che abbia una percussione ma che costi tantissimo. E a differenza di
di questo, anziché raggiungere i 2000 giri, ne raggiungerà 2200, quindi anche questo con selettore per poter scegliere la coppia da imprimere alla rotazione, e nella parte superiore avremo un selettore che esclude la frizione e ci dà la massima coppia. Qua in alto sulla destra invece c'è il martello demolitore ricaricabile a 79 euro, che possiedo, che utilizzo con soddisfazione, che tra l'altro ho pubblicato pure un video mentre lo stavo utilizzando recentemente, ma l'ho utilizzato diverse volte e per tutto ciò che ci ho fatto, sia per forare, per staccare piastrelle, per demolire qualcosa, per fare qualche traccia, è sempre andato benissimo. Attenzione, anche se qua nell'immagine non si vede perché c'è questo logo prodotto TV che copre l'impugnatura, vengono venduti sia con l'ammortizzazione che senza ammortizzazione. Io con la mia fortuna ho preso quello senza ammortizzazione, però non ho notato nessuna difficoltà nell'utilizzo, quindi anche se lo comprate in quel modo non cambia nulla. Avrà 3 joule per quanto riguarda la forza di percussione, il numero di colpi, quindi il numero di percussioni che può dare sarà regolabile in base alla selezione, quindi modalità 1, modalità 2, da 0 a 3265 oppure da 0 a 4007 al minuto. Invece il numero di giri del motore sarà regolabile da 0 a 660 oppure da 0 a 950, che come vedete è molto più basso rispetto a questi avvitatori, però ha una forza maggiore, quindi più che sufficiente e ragazzi funziona benissimo. Questa invece è un'altra novità, quindi il piccolo avvitatore a percussione ricaricabile con 226 Nm di coppia massima, regolabile su più livelli, quindi 120, 150, 190 e 226 Nm, che in teoria potrebbe andare bene anche per avvitare e svitare i bulloni delle ruote della macchina, ricordandovi che però devono essere prima serrati con una coppia corretta, quindi circa 100-110 Nm al massimo. Se sono stati stretti esageratamente con una pistola d'aria compressa, allora con questo potrebbe risultare difficile. La stessa cosa se li avete avvitati saltandoci sopra, quindi con la chiave inglese col vostro peso. Diciamo che nasce più che altro come avvitatore per poter avvitare delle grandi viti o per poter svitare quelle viti che siano impuntate e difficili da svitare. Sulla parte frontale abbiamo un tastino ed un piccolo pannellino che ci permette quindi di regolare e selezionare la coppia che preferiamo, e il suo costo sarà di 59 euro. Qua in basso invece troviamo il set di chiavi a bussola e punte per avvitatore a percussione, 21 pezzi, pure questi ve l'ho già recensito. Ci saranno dei bit che permettono di avvitare avendo una forza maggiore rispetto ai classici bit, quindi evitano di rovinarsi praticamente o di rompersi, e la stessa cosa per quanto riguarda le bussole. Poi qua abbiamo dei set bit torsion, quindi pure indicati per l'avvitatore a percussione, che però di solito sono venduti di colore nero opaco e invece in questo caso sono di colore dorato. I due set sono differenti fra di loro, infatti 37 pezzi oppure 39 pezzi, perché abbiamo la possibilità di scegliere il set che abbia solo i bit oppure il set che abbia i bit e le bussole. Qua abbiamo invece il seghetto a pendolo ricaricabile a costo di 59 euro. Per chi non lo sapesse, il seghetto a pendolo ci dà la possibilità di tagliare il legno o anche altri materiali attivando o meno questa funzione che si chiama pendolo, perché fa fare movimento alla lama oltre che in su e giù anche in avanti e indietro, ricordandovi che in base alla selezione che sceglierete, perché su 3 livelli sarà più o meno aggressivo questo movimento. Più sarà aggressivo, più ci renderà facile il taglio, però a discapito della qualità dello stesso. Quindi per tagli più definiti, dove abbiamo bisogno di un taglio pulito, bisogna escludere il pendolo e lavorare direttamente col movimento su e giù. Comunque, se volete vedere la recensione di questo seghetto alternativo, vi lascerò il link giù nel primo commento e nella descrizione, perché lo possiedo ed è ormai il mio seghetto alternativo preferito. Questo invece è il seghetto ricaricabile, chiamato anche gattuccio da 20 volt, che costerà 79 euro, ma lo stesso giorno a 119 euro uscirà un altro gattuccio ma 40 volt, quindi anche in questo caso con 2 batterie. La differenza fra i due qual è? Che avendo 2 batterie come nel caso precedente avremo uno spunto maggiore, avremo un'autonomia maggiore e in teoria anche delle prestazioni maggiori. Dico in teoria perché qua forse è un errore di stampa, non lo so, c'è qualcosa che non mi quadra che adesso vedremo. Innanzitutto per quanto riguarda la velocità e quindi il numero di colpi a vuoto sono identici, quindi da 0 a 2300 al primo livello e da 0 a 3000 al secondo livello. Invece per quanto riguarda le prestazioni di taglio, qua c'è scritto qualcosa che non mi quadra rispetto a questo, quindi massima prestazione di taglio sul legno 255 mm, invece su questo c'è scritto 150 mm. Penso che sia un errore di battitura, non lo so.
Comunque sia, questo con 2 batterie ha un'autonomia maggiore e uno spunto maggiore, è un utensile da 40 volt contro un utensile da 20 volt. Poi troviamo anche delle lame per sega circolare, perché come vedete qua abbiamo anche la sega circolare ricaricabile ad immersione. I tipi di lame sono differenti e hanno anche una fessura particolare che riduce le vibrazioni ed il rumore. Questa quindi è la nostra sega circolare ad immersione, che permette di eseguire dei tagli partendo anche dal centro, per esempio, di un pannello. Solitamente con la sega circolare si inizia il taglio dove inizia il pannello. Questo ci dà la possibilità di affondare, quindi eseguire il taglio nella parte centrale e ricavare per esempio lo scasso per un lavandino, un piano cottura, eccetera. Verrà venduto ovviamente con 2 guide che sono da 70 cm ciascuno, sono affiancabili e raggiungeremo quindi 140 cm, e avendo la possibilità di utilizzarlo con la batteria non siamo vincolati a fili che ci intralciano. Io adoro gli utensili a batteria, e ovviamente questo possiamo anche regolarlo su 6 livelli più una modalità risparmio energetico. Forse questo ha anche la funzione Ready to Connect. E a proposito del Ready to Connect, queste sono le batterie. Come vedete abbiamo diversi prezzi che andrebbero ad influire sull'acquisto dell'utensile. La singola batteria standard da 2 A costerà 16,99 €. Se non avete il caricabatterie potrete comprarla assieme a 24,99 € oppure singolarmente le batterie smart. Batteria da 4 A 39,99 €, batteria da 8 A 69 €. Come vedete, rispetto ad alcuni utensili, diciamo, il prezzo quasi si affianca, ma se fate un giro nel brico vedrete che i prezzi degli avvitatori senza batteria oppure degli avvitatori con batteria hanno su per giù la stessa proporzione. Non gli stessi prezzi, ma la stessa proporzione, quindi la presenza della batteria influisce tantissimo sul prezzo finale di acquisto. Questo invece è l'attrezzo multifunzione ricaricabile 3 in 1. Ve l'ho già recensito, ma quello che ho recensito io era 4 in 1, costerà 69 €. Sì, il prezzo in questo caso è aumentato, e anche questo senza batterie e senza caricabatterie. Ha la possibilità di utilizzare gli accessori per il multifunzione, quindi a oscillazione, quell'utensile che vibra e permette di fare diversi tipi di taglio, ma nella recensione capirete tutto. Oppure la funzione di avvitatore, perché abbiamo il mandrino, quindi possiamo utilizzare tutte le classiche punte per avvitatore, oppure questo accessorio che funge da gattuccio, quindi possiamo utilizzare le stesse lame, e vi invito ad andare a guardare la recensione per vedere come funziona. Questo invece è un set di cacciaviti a scalpello al costo di 19,99 €, e il cacciavite a scalpello ci dà la possibilità di utilizzarlo appunto come scalpello, in più ha una sagomatura che ci permette di utilizzarlo con una chiave inglese per dare più forza nella rotazione, e i tipi di intaglio saranno sia Torx piatta oppure a stella, quindi Philips. Nella pagina successiva ritorna invece la pompa compressore ricaricabile a costo di 29,99 € che funziona con le batterie X20 V-Team. Piccolo dettaglio, tutte le batterie che avete visto, quindi tutte le batterie destinate a questi utensili, possono essere ricaricate con l'unico caricabatterie che avete visto venduto in coppia con la batteria. Se già avete i caricabatterie che caricano le batterie da 20 volt della Parkside, potete utilizzarle tranquillamente con tutte le batterie che avete visto. Questo ve l'ho già recensito, anche di questo vi lascerò il link nel primo commento nella descrizione. E la stessa cosa per quanto riguarda la pistola per verniciare. Batteria e caricabatterie non incluse, costo 44 €. Link nel primo commento e nella descrizione. E poi un utensile che non ha nulla a che fare con quello che abbiamo visto prima, ma è più destinato al mondo dell'elettronica e non solo, ed è un multimetro digitale automatico a costo di 14,99 €, o meglio semi-automatico. Non vi richiede di impostare un fondo scala, ma dovete impostare semplicemente che tipo di misurazione volete fare. Quindi se volete misurare per esempio la corrente continua oppure la corrente alternata, oppure se volete misurare per esempio verificare che ci sia continuità eccetera, e il resto farà tutto da solo. E se trovo il tempo vi farò anche una recensione di questo multimetro. Ora andiamo avanti. Qua troviamo tutti gli articoli destinati al giardinaggio e non solo, quindi spazi esterni, non solo ciò che riguarda le piante. Questa per esempio è una scopa pulente ad acqua. Nella parte superiore del bastone c'è un innesto, quindi un click system che ci permette di collegare il tubo da giardino e possiamo far fuoriuscire l'acqua dalla parte frontale. Quindi oltre allo strofinio e all'azione meccanica delle setole ci sarà la fuoriuscita dell'acqua che ci faciliterà nella pulizia. Di solito è possibile acquistare nei negozi di ricambi per auto anche degli stick che si possono inserire all'interno, quindi possiamo far fuoriuscire sia acqua che sapone. Poi ci saranno dei set di attrezzi per giardinaggio, combi system, quindi un'unica impugnatura con diversi utensili. È possibile quindi risparmiare spazio e
riporli con più comodità. E questi che sono portautensili o estensione combi system, e non so effettivamente di cosa si tratti perché vedo due immagini praticamente simili, quindi penso che questo vada ad innestarsi, sì, dove c'è l'impugnatura di questi attrezzi. Comunque costeranno 14,99 €, poi da capire bene come saranno di preciso. Queste invece sono delle forbici da potatura, 4,99 €, ve le ho già recensite, vi lascerò anche il link. E questo è un biotrituratore a 79 € con 2400 watt di potenza e 4500 giri al minuto, ovviamente a vuoto. Il massimo spessore dei rami che può triturare è di 45 mm e ha due lame in acciaio temprato e una protezione da sovraccarico con sicura anti-riaccensione. Il sacco di raccolta per tutto ciò che viene triturato sarà da 45 litri e in dotazione ci saranno anche dei pressini. Poi c'è un sacco pieghevole da giardino, 272 litri a 4,99 € e un contenitore per compostaggio da 300 litri a 34,99 €, più un correttore posturale o supporto per la schiena. Questa invece è una motosega a benzina a 99 € con motore a due tempi, raffreddato ad aria, cilindrata 53 cm3 e una potenza di 2 kW. Il massimo numero di giri con lama e catena è di 11.500 al minuto e la massima velocità della catena sarà di 22,1 metri al secondo. Questo invece è un tosaerba a benzina con un'altezza di taglio regolabile su 3 livelli, da 26 a 65 mm, con l'impugnatura pieghevole e un manubrio regolabile in altezza. Poi in dotazione ci sarà anche la chiave per la candela, un kit per pacciamatura e un cacciavite. La potenza del motore sarà di 1,8 kW a 2850 giri al minuto. La larghezza di taglio invece 41 cm, capacità del serbatoio 0,85 litri. Questo invece è lo svettatoio telescopico con segaccio che costerà 24,99 €. Avrà due attrezzi intercambiabili che permetteranno di eseguire diversi tipi di taglio, quindi più adatte per un taglio da 3 cm oppure un'altra per un taglio da 6 cm. E l'asta è telescopica con una lunghezza regolabile da 1,60 m a 2,65 m. Qua in basso invece abbiamo un decespugliatore a benzina con sistema 3 in 1, quindi decespugliatore, tosaerba e tagliabordi. Anche in questo caso manubrio regolabile sia in inclinazione che in altezza e motore a due tempi con raffreddamento ad aria. Cilindrata 42,7 cm, potenza massima 1,35 kW. Come vedete qua abbiamo degli accessori in dotazione, quindi tutto ciò che serve come imbragatura per poterlo tenere in modo saldo e ovviamente tutte le lame di ricambio, chiavi e chiavettine. E vi giuro che questa volta mi è venuto il mal di testa, davvero tantissimi utensili. Si è scaricata la lampada, quella che vi avevo recensito, vi avevo detto che durava 2 ore ma che non si può utilizzare sotto carica. Vabbè, dai, fa nulla, senza luce da questa parte. Comunque, come avete visto, tantissimi utensili, tantissimi prodotti della linea Performance. Qualcuno si è lamentato nei vari social dicendo ma tutti assieme, ora come faccio a comprarli tutti? Ma perché dovete comprarli tutti? Comprate solo quello che vi serve e lasciate gli utensili che non vi servono a chi invece li cerca e può utilizzarli. Fate quello che volete, sto scherzando, ognuno è libero di acquistare quello che vuole. Ragazzi, detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, iscrivetevi numerosi, mettete anche mi piace qua giù cliccando sul pollicione all'insù, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!